Benvenute e benvenuti al nostro approfondimento. Oggi ci concentriamo su un dubbio hardware molto comune. Conviene aggiornare una RTX 2060 alla futura RTX 5060 Ti, quella con 16 GB di VRAM? Bella domanda, molto attuale. Sì, pensiamo a chi usa il PC per task specifici, no? Tipo Stable Diffusion, creazione contenuti DaVinci Resolve, Krita, OBS e anche un po' di IA musicale come iStep o Suno. Il tutto magari su un sistema con un Ryzen 5 760X e 32 GB di RAM. Esatto. La domanda è: quando questo salto generazionale vale davvero la spesa? Cerchiamo di sviscerare un po' la questione. Sì, è un'ottima domanda, guarda. Le GPU evolvono alla velocità della luce ultimamente. L'IA sta spingendo tantissimo e anche le nuove tecniche di rendering. L'architettura Blackwell, quella della serie 50, sulla carta promette un bel passo avanti rispetto alla Turing della 2060. E la VRAM, quei 16 GB della 5060 Ti. Appunto, la VRAM, specialmente quei 16 GB di cui parliamo, è diventata un fattore critico, sempre più importante per tanti carichi di lavoro moderni. Ok, partiamo dalla base. La RTX 2060, lanciata nel 2019, architettura Turing, 6 GB di VRAM GDDR6. All'epoca era una buona scheda per il Full HD, si difendeva anche in Quad HD. Sì, era valida. Certo, il ray tracing era agli inizi e la metteva un po' sotto sforzo, quello sì. Se lo ricordano un po' tutte le recensioni. Vero. Consumo dichiarato: 160 watt, che per l'epoca non era male. Esattamente. La RTX 5060 Ti da 16 GB, invece, basata su Blackwell, parliamo del 2025, quella è un altro pianeta. I benchmark che iniziano a circolare, quelli aggregati per esempio da Technical City, indicano prestazioni superiori di circa il 60% rispetto alla 2060. Un 60% è tanto. E poi, come dicevi, la VRAM, 16 GB di GDDR7 che dovrebbe essere anche più veloce. Fonti tipo Modern Tech dicono: puntate alla 16 GB, non alla 8 GB. Assolutamente. Per questi usi creativi e di IA, la versione da 8 GB rischia di diventare stretta quasi subito. Meglio i 16 GB, decisamente. Certo, consuma un filo di più, 180 watt dichiarati. Giusto, 20 watt in più. E poi supporta le tecnologie più nuove, tipo DLSS 4, con tutte le sue magie AI per frame rate e qualità, e migliorie varie sul ray tracing. Già, e anche nei test più professionali, quelli tipo Spec Workstation, che cita Tom's Hardware, si vedono miglioramenti importanti rispetto alle generazioni passate. Quei 16 GB fanno proprio la differenza oggi. Ok, ma andiamo sul pratico. Per uno che usa Stable Diffusion, o magari Krita con i plugin AI, che cambia? Cambia tanto. Le fonti sono abbastanza concordi. Per l'IA generativa di immagini Nvidia è avanti e Stable Diffusion è affamatissima di VRAM, specialmente se vuoi generare immagini a risoluzioni decenti, tipo 768x768 o più. Quindi passare da 6 GB a 16 GB è... È come passare da un bilocale a una villa con piscine. Puoi caricare modelli AI più complessi, generare immagini più grandi e soprattutto farlo più in fretta. C'è poco da fare. Chiaro. E per chi invece fa video? Montaggio con DaVinci Resolve, magari streaming o registrazione con OBS? Anche lì è. La potenza di calcolo extra accelera tutto. Il montaggio, l'applicazione di effetti, l'esportazione finale. Soprattutto se lavori su progetti complessi o a risoluzioni alte. E poi la 5060 Ti dovrebbe avere l'encoder in V-Anche di nona generazione. Sai, il chip di Nvidia dedicato alla codifica video. Ah, sì. Potenzialmente per OBS potrebbe essere un altro piccolo passo avanti rispetto a quello, comunque buono, della 2060. Migliora la qualità dello streaming o della registrazione a parità di bitrate. Interessante. E per la musica AI? Penso a Daystep o Suno. Allora, A-Step, guardando su GitHub, punta a essere un modello base veloce e flessibile. Dicono che l'obiettivo è farlo girare anche su 8 GB di VRAM. Quindi la 2060 sarebbe già un po' al limite lì. Probabilmente sì, o comunque non ti permetterebbe grandi cose. Con la potenza ai 16 GB della 5060 Ti, grazie anche ai nuovi Tensor Core, quelli specifici per l'IA, puoi aspettarti generazioni più rapide.
E magari puoi usare modelli LoRa a cui complessi quelle specializzazioni, no? Tipo Lyric to Vocal, Text to Samples o gestire task futuri tipo StemGen, la separazione delle tracce, in modo più efficiente. Suno invece è più web-based, giusto? Il futuro. Diciamo che la maggior VRAM e potenza aprono a sperimentazioni. Cose che con 6 GB erano magari impensabili o lentissime. Esatto. Meno attese, più tempo per creare. Non è un dettaglio da poco. Però c'è il fattore costo. Si parla secondo More Tech di circa 450-460 euro per la 5060T da 16 GB. Non proprio economica. No, non è regalata, chiaro. È un investimento. E poi ci sono quei 20 watt in più di consumo. Bisogna dare un'occhiata all'alimentatore che si ha nel PC, per sicurezza. Giustissimo. Ma il costo, secondo me, va visto nell'ottica giusta. Se usi il PC pesantemente per IA, per video, il tempo che risparmi grazie alle prestazioni migliori e soprattutto a quella VRAM in più può davvero ripagare la spesa. Pensa quante ore in meno passi ad aspettare davanti al monitor. La 5060T da 16 GB sembra proprio ben posizionata per questi utilizzi specifici. Quindi, tiriamo un po' le somme. La 5060T, 16 GB, offre un miglioramento notevole rispetto alla 2060. Ha molta più VRAM, che è fondamentale per l'IA e la content creation oggi, e supporta le tecnologie Nvidia più recenti. Esatto. La riflessione finale forse è questa. Questo upgrade ti cambia davvero il flusso di lavoro. Migliora concretamente quello che puoi fare. Bisogna chiedersi quanto spesso la vecchia 2060 ti limita. Ti fa sentire bloccato, specialmente per la VRAM. Se la risposta è spesso, allora l'investimento sembra avere molto senso per, diciamo, dare una bella spinta alla creatività. Proprio così. C'è però un'ultima cosa da considerare. Un piccolo tarlo. L'IA si muove velocissima. Quanto tempo questa 5060 ti resterà adeguata prima che arrivi qualcos'altro di ancora più potente o magari più efficiente per certi task? È sempre un equilibrio, no? Tra il bisogno che hai adesso e l'incertezza del futuro tecnologico.